Bruno Giacomelli, come è iniziata la carriera da pilota? Quali sono stati i primi passi? Luca, io sono di estrazione motociclistica e non ho mai corso in go-kart. Da ragazzo ho incominciato, come tanti alla mia epoca, partecipando a delle gincane negli oratori e poi feci alcune gare del campionato regionale con un 50 di cilindrata. Quella è stata la mia prima esperienza agonistica. In realtà aspettavo i 19 anni perché la mia passione erano le automobili, in realtà. All'epoca dovevi avere almeno un anno di patente per conseguire la licenza di pilota e lì incominciai a correre in automobile. Acquistai una Tecno Formula Ford di terza mano con la quale feci il primo campionato nel 72. La prima gara la feci a Vallelunga, che poi tra l'altro non corsi neanche perché schieramento in partenza, pronti via, accendete i motori, batteria scarica. Mi hanno spinto fuori e sono tornato a casa. Dunque, con la mia prima gara non l'ho fatta. Il primo campionato è stato quello lì. Poi ho fatto il servizio militare, feci 14 mesi, però sono stato fortunato perché ho fatto 14 mesi nella motorizzazione. Facevo l'istruttore di scuola guida. E come erano le formule minori in quei tempi? Formule minori, io ho fatto la prima stagione nel 72. E ovviamente senza meccanici, mi arrangiavo da solo con i miei amici, tenda canadese. È stata però un'esperienza incredibile, un anno formativo molto importante quello lì, il primo, anche perché avevo già un'infarinatura per quanto riguarda la meccanica. Poi dopo il servizio militare avevo quasi deciso di smettere di correre perché soldi non ce n'erano. E mi aiutavano i miei genitori, io lavoravo, tutti i soldi che prendevo li mettevo dentro nelle corse. Un giorno sono venuto a casa in licenza e questi miei amici facevano dei test a Varano con una Formula Italia. Mi dissero di portare anche il casco che mi avrebbero permesso di fare qualche giro. Fine del test che fecero loro, io salì in macchina e in realtà andai molto bene e mi ritornò la voglia. Poi con l'aiuto della scuderia Mirabella Mille Miglia di Brescia, dei miei genitori sempre in primis, del mio amico Edoardo Lazzaroni, Edo, che mi aiutò molto durante la mia carriera, soprattutto agli inizi, partecipai al campionato di Formula Italia 74, però anche lì senza un'assistenza veramente come si deve, diciamo, per quanto riguarda il preparatore. E lì vinsi la prima gara al Mugello il giorno di inaugurazione del circuito. Dunque la prima gara l'ho vinta io al Mugello, sul bagnato, battendo le squadre ufficiali e da lì poi completai il campionato e l'anno dopo, nel 75, l'aiuto fu un po' più consistente da parte sia del preparatore Gianni Cevenini di Bologna, del mio amico Edo, sempre presenti i miei genitori. Ho partecipato al campionato 75 e l'ho vinto e da lì poi andai in Inghilterra, quella è un'altra storia, però diciamo gli inizi sono stati così, ecco. Calcolate che io fino a metà giugno del 75 lavoravo in una fabbrica lì vicino a casa mia, costruivo gli stampi per pressofusione per fare i rubinetti, perché io ho una passione anche per le macchine utensili e prendevo il permesso il venerdì per andare a fare queste corse, no? Poi a un certo punto ho fatto due conti e ho detto c'era questa possibilità di vincere il campionato. Ero in testa al campionato a metà giugno, ho detto mi devo concentrare perché è un'occasione unica. Ho smesso di lavorare in fabbrica e ho vinto il campionato e da lì poi è partita tutta la... Com'era il mondo dell'Inghilterra, delle corse? Ma io sono sempre rimasto affascinato dal mondo inglese delle corse, anche se l'automobilismo, diciamo, storico è nato in Italia tanto, perché diciamo c'erano i marchi famosi, c'era la Maserati, l'Alfa Romeo, la Ferrari, l'Abarth e quant'altro, ma mentre l'automobilismo moderno è nato in Inghilterra, non c'è niente da fare. Io ovviamente vivevo ad Autosprint, leggevo tutte le cose e mi affascinava questo mondo dell'Inghilterra e ebbi l'occasione di andarci la prima volta insieme a Cesare Gariboldi, che è stato lo scopritore di Ivan Capelli, il quale portò poi in Formula 1 il marchio Leyton House. E io andai con lui, dopo aver vinto il campionato di Formula Italia, andai con lui in Inghilterra, mi fa io vado in Inghilterra, se vuoi venire mi fai compagnia. E andai per la prima volta appunto alla fine del 75. E là conobbi il direttore commerciale della March, che era un italiano, Sandro Angeleri si chiamava,
il quale mi aiutò molto. Io avevo un biglietto da visita importante perché avevo vinto il campionato italiano di Formula Italia. All'epoca era un campionato importante, le macchine erano tutte uguali, c'era sempre il discorso della messa a punto come tutte le macchine. La messa a punto è la cosa più importante. Ci possono essere anche delle differenze enormi tra automobili uguali. Dunque io ho curato sempre molto quell'aspetto lì. Poi in Inghilterra ovviamente ho lavorato con dei tecnici fantastici, ho imparato un sacco di cose. Mi considero dal punto di vista agonistico come maturazione, mi sento più anglosassone da quel punto di vista lì che italiano, perché la maturazione completa l'ho avuta in Inghilterra, lavorando con dei tecnici fantastici, un metodo di lavoro, ed è un aspetto questo che ho sempre conservato. Io poi ho sviluppato tantissime macchine, la Formula 2 per esempio, con la quale vinsi il campionato nel 78, ancora il record imbattuto oggi di vittorie in una stagione, è una macchina che ho sviluppato io dal primo giorno, che ha messo le ruote per terra, per intenderci. E poi anche le altre Formula 1, le Alfa Romeo soprattutto, perché le Alfa Romeo dal 79 fino alla fine dell'82 ho fatto tutto io lo sviluppo di queste macchine. Si percepiva questa diceria in Italia che gli inglesi erano un po' dei garagisti e noi eravamo un po' più dei creatori di... Garagisti, beh insomma, questa era la famosa frase di Enzo Ferrari, a parte che hanno costruito anche il motore Cosworth, che non è proprio un motore banale perché ha fatto la storia della Formula 1, ma per quanto riguarda i telai, là c'era una scuola, poi non è mai esistita, là c'erano tantissime squadre, fabbriche che costruivano macchine da corsa o componentistica. Viene direttamente dall'industria aeronautica, dove là si è sviluppata molto dopo la seconda guerra mondiale, mentre da noi si è fermato tutto, la vittoria diciamo degli alleati nella seconda guerra mondiale, il discorso lì dell'industria aeronautica si è un po' fermato qua da noi. Lì c'è stato il salto delle scocche da alluminio rivettato a carbonio. Se tu guardi la costruzione degli aerei, le monoscocche vengono da lì. E il carbonio, sono stati anche là i primi a lavorare il carbonio, perché qua da noi non c'era quella tecnologia. Adesso vengono anche gli inglesi qua da noi, perché si è sviluppato molto l'industria del carbonio qua in Italia. Tant'è che la nostra Alfa Romeo, la 182 che vediamo qua dietro, insieme alla McLaren sono state le prime due macchine, i primi due team ad adottare il telaio di carbonio, perché qua da noi non c'era quella tecnologia. Adesso invece si è sviluppato molto, insomma. Ci fu un incontro, un punto di incontro con Enzo Ferrari a un certo punto. Sì, io da una parte ho avuto la fortuna di conoscerlo, dall'altra mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. E non sono stato l'unico italiano che è stato trattato a pesci in faccia, diciamo. Io dopo che vinsi il Gran Premio di Formula 3 di Monaco del 76, venni avvicinato da suoi amici personali che mi portarono ad incontrarlo, perché lui volle conoscermi, aveva visto la corsa in televisione, all'epoca la davano su Tele Monte Carlo in bianco e nero, e ha voluto conoscermi. Mi hanno portato il lunedì dopo il Gran Premio di Monaco di Formula 1, noi correvamo il sabato. Mi sono incontrato con lui alla Baia del Re, all'uscita di Modena Sud, proprio appena fuori dal casello. E lui mi fece degli elogi incredibili, mi disse delle cose fantastiche e voleva farmi prendere il posto di ragazzoni nella squadra di Formula 1 con Niki Lauda. Beh, io ero un ragazzino perché all'epoca non avevo ancora compiuto 24 anni, considerando che avevo iniziato a 19, si può paragonare a un ragazzino di 17 anni. In realtà io firmai un'opzione per la Formula 1 con la March, dopo aver vinto il Gran Premio, anzi prima di vincere il Gran Premio di Formula 3, nella persona di Max Mosley, che era quello che curava tutti gli aspetti commerciali della March, è uno dei fondatori insieme a Robin Herd, Graham Cooker e Alan Rees, sono stati i 4 fondatori della March, per la quale io correvo in Formula 3, insomma una squadra ufficiale. Lui mi fece firmare un'opzione per la Formula 1 prima di vincere la corsa, tra la batteria e la finale. Avevo fatto la pole, all'epoca calcola che c'erano più di 100 macchine iscritte. Io era la prima volta che ci andavo, non avevo mai corso a Monte Carlo. E io firmai ovviamente, perché sfido 100 chiunque. macchine a Monte Carlo? Sì, no, certo, poi prove, rimanevi fuori con i tempi. Facevano 2 batterie
di 20 macchine l'una, poi prendevo i primi 10 di qua e facevamo la finale. Io feci la pole, vinsi la batteria, feci il giro più veloce, vinsi la finale, feci un record che durò 5 anni. Avevo una macchina, avevo fatto una messa a punto straordinaria. Comunque Max Mosley probabilmente ha fatto 2 conti e ha detto: oh, questo qua è uno da, mettiamolo sotto contratto. E io firmai, non ci pensai 2 minuti, perché firmai prima di vincere la corsa. Lui aveva visto lontano, no? Io andai all'appuntamento con Ferrari, perché in realtà lui voleva conoscermi, non sapevo che lui mi avrebbe fatto quella proposta di correre in Formula 1. E io lo lasciai parlare e alla fine gli dissi che avevo firmato questa opzione. E lui ci rimase un po', non dico male, ma non se l'aspettava una cosa. Beh, insomma, lui mise a disposizione il suo avvocato personale per cercare di trovare un escamotage per liberarmi dall'opzione della March. Allora, poi io tornai in Inghilterra, andai da Max Mosley e gli dissi: Max, guarda, ho inventato una scusa, no? Ho detto: guarda Max, sai, il mio inglese è un po' così e così, ho malinterpretato quello che c'era. E lui mi fa: ha capito subito, no? Guarda Bruno, per il bene del tuo futuro, dici come stanno le cose. E gli ho detto: guarda Max, Ferrari mi vuole. E lui, mi ricordo che fece così, fece un passo indietro e mi disse: ah, ma se Ferrari ti vuole noi ti lasciamo libero, senza pagare penali. Io tornai da Ferrari, ho detto: sono qui. E lui mi cambiò le carte in tavola, mi fece una controproposta, perché poi probabilmente si era consultato con i suoi i guru, quelli che sanno tutto, no? E mi propose di correre in Formula 2 con il motore Dino V6, che all'epoca non era una... E beh, sai cosa feci io? Gli dissi di no. Dunque io sono uno dei pochi che ha detto di no a Enzo Ferrari. In realtà non avevo niente da perdere, no? E poi sono rimasto a piedi sia di qua che di là. E cosa successe? Che Max Mosley, pur di non lasciarmi a piedi, creò una scuderia di Formula 2, un team satellite, per farmi correre in Formula 2. Col motore Brian Hart, con la sede lì all'autodromo di Silverstone, le macchine March di Formula 2 con il motore Brian Hart. E io feci le prime gare in Formula 2 del 77 con quel team. Poi successe una cosa molto strana, morale della favola, che il team chiuse i battenti e io fortunatamente con il resto del budget delle batterie Scaini, che erano diventati i miei sponsor, che loro sponsorizzavano già Maurizio Flammini in Formula 2 con la March. Però il direttore commerciale credeva molto in me e deciso di mettere il budget sul mio di programma. Chiuse il team a Silverstone e con il resto del budget andai a guidare la macchina ufficiale, che in realtà era un prototipo, era la 77P. Era una macchina che loro davano a dei piloti di Formula 1 di gara in gara. Allora l'aveva data Jochen Mass, Patrick Neve, Alex Ribeiro, e da quel momento lì l'ho guidata sempre io. Feci la seconda parte di campionato, vinsi 3 gare, arrivai quarto nel campionato europeo, che vinse René Arnoux con la Renault. E l'anno dopo invece entrai nel junior team BMW, eravamo in 3, io, Mark Surer e Manfred Winkelhock. E vinsi l'europeo, insomma, ecco, con i motori BMW, ero stipendiato dalla BMW, pur essendo un pilota March. Ovviamente, ecco, bisogna dire che nel 77, dopo aver vinto alcune gare di Formula 2, la Marlboro in realtà chiese a Max Mosley di chiedermi se ero interessato a debuttare in Formula 1 al Gran Premio d'Italia con una McLaren, con la terza McLaren. Cavolo, io gli ho detto, ma magari. E lui mi ricordo che mi disse: Bruno, lascia fare a me, che ti faccio guadagnare anche 2 soldi. Dunque io nel debutto che feci a settembre del 77 venni pagato dalla Marlboro per debuttare. Ero un pilota in ascesa in quel momento lì, uno dei più promettenti, no? Dunque ero già pilota Marlboro nel 78 anche, e poi in Alfa Romeo con la Formula 1 nel 79 ero comunque pilota Marlboro, e nell'80, 81, 82, quando io rimasi lì fino alla fine dell'82, la Marlboro sponsorizzò l'Alfa Romeo, anche perché c'ero io con pilota Marlboro, ecco, se vogliamo. Io sento un particolare piacere quando si parla di messa a punto. Potrei raccontarti, adesso dovremmo stare qua, no,
No, non possiamo, ci vorrebbe troppo tempo. La messa a punto per un pilota, quando mi chiedono a me, no? Mi chiedono qual è il segreto, non ci sono dei segreti, a parte devo dire il talento, vabbè, devi averlo. Io ho visto dei piloti, non dico mediocri, ma non di grandissimi piloti, a diventare degli ottimi piloti. È uno sport il nostro dove il mezzo meccanico è più importante di quello che... Cioè Ferrari diceva che è il 50% al pilota e il 50%... Io penso che la macchina sia più importante del pilota. L'ho sperimentato tante volte, ho delle esperienze incredibili. Dunque la messa a punto è la cosa più importante per un pilota e si deve mettere in testa che è la cosa più importante. Cosa succede? Che una buona messa a punto fatichi la metà e ottieni il doppio. E sbagli di meno. I grandi piloti che hanno fatto la storia dell'automobilismo, se tu vai a leggere la storia di questi piloti, tu leggerai che sono stati anche degli ottimi collaudatori, tra virgolette, perché mi è sempre piaciuto fare il collaudatore, ma delle macchine che guidavo io, non quelle degli altri. Perché poi ho fatto anche nell'89 e nel 90, mi sono occupato alla Leyton House quando Adrian Newey era direttore tecnico. Mi sono occupato dello sviluppo delle sospensioni attive, però non ero collaudatore, mi occupavo di quel progetto lì. Avevo un mio team, un ingegnere meccanico che mi seguiva, un ingegnere elettronico e abbiamo sviluppato le sospensioni attive che poi Adrian Newey portò in Williams e vinse il mondiale con Mansell nel 92 mi pare, no? Con le sospensioni attive che ovviamente non erano più quelle che ho sviluppato io, ma sicuramente è stato l'inizio. Lui si è portato appresso questo bagaglio di esperienze che avevamo fatto in Leyton House, l'ha sviluppato ulteriormente ed è l'unica poi la Williams che ha vinto il mondiale con le sospensioni attive perché poi le hanno bandite, le hanno proibite. Chi è Giacomo Alley? Allora questo è uno scherzo che mi fecero i meccanici della McLaren, me lo trovai scritto sul cockpit della macchina un mattino, l'avevano scritto come si scrive in inglese, no? Jack O apostrofo Malley, perché loro facevano fatica a pronunciare il mio cognome. No? Poi in Inghilterra sono conosciuto ancora con questo nomignolo, diciamo, ecco, cioè, è stata una cosa simpatica. Arriviamo all'Alfa Romeo, Formula 1. Com'è nata la scuderia con Carlo Chiti? Ma dunque l'Alfa Romeo è stato, per me è stato da una parte una fortuna essere ingaggiato dall'Alfa Romeo. E da una parte, perché in realtà dopo la vittoria del campionato europeo di Formula 2 che dominai lungo e largo, bisogna dirlo, cioè, ho fatto un record che poi in realtà un giornalista gli dissi che poi quell'anno lì sono stato anche un po' sfortunato, lui mi ha guardato come per dire come sfortunato, hai vinto quasi tutto e ho detto sì, perché le gare che non ho vinto ero davanti. Una volta mi si è staccato un filo elettrico, l'altra volta si è rotta la cinghietta, cioè non ero davanti, dunque è stato dal punto di vista dei risultati un anno fantastico. Però le 5 gare che feci con la McLaren, a parte voglio dire che passare dal guidare una Formula 1 un weekend e la gara dopo guidare una Formula 2 non è stato facile. Soprattutto una Formula 1, la M26, che era una macchina non addetta solamente da me, ma anche da James Hunt, che era il mio compagno di squadra, James Hunt e Patrick Tambay. Era una macchina difficilissima da guidare e durissima di sterzo. Io insomma ero all'inizio della mia esperienza in Formula 1, dunque non ero ancora padrone del mezzo, capisci? E non entusiasmai. Feci comunque un settimo, cioè cose che oggi se fai un settimo è come se avessi vinto il Gran Premio, voglio dire. Non impressionai nessuno. Fu un momento molto difficile per me. Il fatto che l'Alfa Romeo tornasse alle corse di Formula 1 è coinciso un po' col fatto che io ero senza una guida. Poi ovviamente all'ingegner Chiti ci sono state delle persone che hanno parlato molto bene di me, dunque questo è il motivo per il quale ho assunto dalla casa milanese, no? Cioè perché... e da lì poi è stato un inizio difficilissimo perché la 177 era una macchina progettata nel 77, collaudata da Vittorio Brambilla nel 78, poi l'ho presa in mano io alla fine del 78, all'inizio del 79 e debuttammo nel Gran Premio del Belgio a Zolder. Era una macchina di concezione vecchia,
non era una macchina a effetto suolo. Usavamo il motore boxer 12 cilindri, non quello a V, montato in questa macchina. E fu un inizio molto difficile, la macchina era molto pesante, era un concetto vecchio di Formula 1, non andava male per niente. Il problema era il peso, era molto pesante la macchina e abbiamo un inizio molto difficile, poi c'era sempre il discorso politico. Alfa Romeo all'epoca era un'azienda di Stato, il suo sogno di Chiti era uno solo, quando lui ha creato l'Autodelta, che poi l'Autodelta è diventata il reparto corsa dell'Alfa Romeo. Il suo sogno era quello di un giorno fare una sua Formula 1 per battere le Ferrari. E in parte ci è riuscito, però ci è stato dato troppo poco tempo, perché poi in realtà solo 3 anni, 80, 81, 82. E in 3 anni cambiarono i regolamenti dalla A alla Z alla fine di ogni singola stagione di queste 3. Dunque noi avevamo in realtà, non dico come performance perché le prestazioni siamo sempre riusciti ad andare al vertice, però ci mancava l'affidabilità che probabilmente avremmo raggiunto. Io poi ovviamente dopo Watkins Glen, che dominammo il Gran Premio, prove e gara fino al 32esimo giro, all'epoca ero considerato uno dei primi 5 piloti emergenti al mondo e ebbi l'occasione di andare in Williams. Successero delle cose che mi fecero decidere di stare in Alfa Romeo. Se dovessi tornare indietro rifarei la stessa scelta perché le condizioni erano... Cioè, se voi pensate che all'inizio del campionato dell'80, il primo campionato di Formula 1 dell'Alfa Romeo, dopo che l'Alfa Romeo era rimasta fuori dalle gare di Formula 1 per quasi 3 decenni, parte la parentesi, voglio dire, dei prototipi delle Alfa 33, perché poi l'Autodelta si è occupata principalmente delle corse GT, con le GTA, le famose GTA, no? Che hanno sbaragliato il campo, insomma, conosciamo tutti la storia delle GTA. La Formula 1 era nuova ed è stato veramente difficile. Noi all'inizio dell'80 partivamo nelle ultime file, siamo riusciti a prendere anche 4 secondi al giro dai primi. L'ultima gara ho dato quasi un secondo il secondo miglior tempo e la fine dell'80 è stato un crescendo incredibile. Tra l'altro abbiamo avuto anche la perdita di Patrick Depailler, il mio compagno di squadra, il 1° agosto dell'80. È stato un periodo, quello lì, molto difficile, però la macchina è migliorata tantissimo. E il culmine è stato delle prestazioni il Gran Premio degli Stati Uniti. E io prima del Gran Premio degli Stati Uniti, prima della trasferta americana, Canada-Stati Uniti, avevo già provato la macchina dell'81, che era completamente diversa da quella che abbiamo qua, la 179. Aveva un telaio completamente diverso, pur mantenendo la stessa configurazione aerodinamica. E dopo pochi giri a balocco ho fatto il record del circuito. Cioè, dunque era la nostra arma dell'81. In realtà successe poi che alla fine dell'80 la Goodyear si ritirò dalle corse e le minigonne vennero abolite e dunque noi ci trovammo a ricominciare tutto da capo con le gomme Michelin, con i nuovi regolamenti che dicevano che si doveva andare a 6 cm da terra e compagnia. E gli inglesi avevano inventato questi sollevatori idraulici, pneumatici, per alzare e abbassare la macchina, cioè quando entravano al box alzavano la macchina, i commissari controllavano, tutto a posto. Quando uscivano la abbassavano e riacquisivano l'effetto suolo. Noi invece quel sistema lì non l'abbiamo usato fino a metà stagione, perché Alfa Romeo, stando a quello che diceva Chiti, in parte giustamente doveva difendere una credibilità e quant'altro, però lo usavano tutti questo sistema. E quando arrivò Duca Rouge in squadra, a metà 81, lo adottammo anche noi, dove comunque il problema rimaneva sempre quello dell'affidabilità. Ma si rompevano cose, non so, tipo i tubi di scarico, perché c'era l'ingegner Chiti che aveva questa fissazione con i tubi di scarico di titanio, che si rompevano spesso. Se si rompe un piccolo pezzo del tubo di scarico, il motore non firmai per 2 anni. 81-82 e alla fine dell'82 il reparto corse, l'Autodelta, smise di partecipare alle corse di Formula 1, dettero le macchine ancora per 3 anni a una squadra privata, poi alla fine mi pare dell'85 fu data, regalata alla Fiat e finì tutto, mentre fino alla fine dell'82 era comunque un'azienda di Stato come lo è sempre stata in realtà. L'Autodelta come azienda
Com'era? Che aria si respirava? L'ingegner Chiti, a mio avviso, un tecnico di primissimo ordine con un problema solo. La maggior parte del suo tempo doveva dedicarlo alla politica. Cioè io ho fatto dei viaggi in macchina con lui, io guidavo, lui aveva già il telefono in macchina. Lui era sempre al telefono e sempre si parlava di politica, nel senso, per merito suo l'Alfa Romeo è riuscita a fare questi anni in Formula 1, solo per merito suo. I politici non volevano assolutamente, anche perché l'Alfa Romeo in quegli anni navigava in brutte acque, non è che vendessero tanti automobili, ecco, cioè voglio dire. Era un tecnico di primissimo ordine, però purtroppo preso dalla politica alla quale doveva per forza di cose dedicare la maggior parte del suo tempo. Io venivo dall'esperienza inglese che era un'altra cosa. La nostra pista di prova era Balocco, cioè io abitavo a Brescia, quando Kitty mi chiamava Bruno devi venire a Balocco, sa da provare questo, quest'altro, prendevo la mia Alfetta o GTV o Turbo Delta o... Per un certo periodo ho usato anche un'Alfetta ad alcol, andava ad alcol. Ah, dai. Sì, ad alcol, e facevo la pompa per fare il rifornimento, era all'interno del circuito di Balocco. E andava benissimo la macchina, e parliamo del 79, cioè, capito? Cioè, noi avevamo questa pista dove abbiamo fatto lo sviluppo di tutte le nostre... Poi si provava principalmente sulla pista di Balocco e poi si andava molto spesso durante il periodo invernale al Paul Ricard in Francia, dove il tempo era più clemente. Andavano tutti là in realtà i team a fare i test, però la maggior parte si provava a Balocco, insomma, ecco. Parliamo sempre del discorso del rapporto peso-potenza, no? Allora qua le Formula 1 ovviamente non hanno le potenze di oggi, però parliamo di macchine che pesavano 550 kg e avevano 530 cavalli. Però non c'erano aiuti elettronici, il cambio era manuale. Innanzitutto il cambio dovevi farlo tu, cioè gli ingranaggi che andavano messi nel cambio. Oggi non fanno questo, le macchine di Formula 1 hanno il cambio, lo decidono all'inizio dell'anno e non viene più toccato. Cioè non so quante marce hanno, 6, 7, 8, e usano sempre lo stesso cambio. Noi dovevamo adattare il cambio su ogni circuito dove andavamo, sia in Formula 3, sia in Formula 2 che in Formula 1. Cioè dunque insieme al tuo ingegnere di pista si decideva cosa fare, che quinta mettere, che ingranaggio, la quarta, la terza, la seconda, la prima. Era un discorso dove il pilota contava forse di più. Poi insomma c'è questo cambio manuale che durante l'arco di un Gran Premio sbagliavi anche le marce, non è che tutti, anche i campioni del mondo. Controllo della trazione, non c'era l'elettronica, ti dovevi arrangiare te e per avere più trazione dovevi andare a toccare determinate cose sulle sospensioni. La messa a punto il pilota era l'acquisizione dati, cioè quando guidavi dovevi immagazzinare tutte le impressioni, tutto quello che sentivi e cercare in maniera più precisa possibile di esporle al tuo ingegnere di pista col quale insieme si decideva cosa fare. Io mi ricordo una cosa banale che non è tanto banale, però per dirti come piccole cose, mi ricordo a Watkins Glen che io feci la pole il venerdì per 1/10 di secondo sul secondo miglior tempo. Poi feci una modifica e fu l'ultima modifica che fecimo alla 179 e rimase quella poi, che poi l'anno dopo cambiò tutto. Io misi una barra di torsione leggermente più piccola anteriore, perché a metà curva senza gas avevo un leggero sottosterzo. Allora io feci il tempo con le gomme da gara, che la gomma da gara ovviamente ti permette di fare più giri, che io la penso così ancora oggi, perché i piloti di oggi sono in grado di fare il giro secco perché vengono dal go-kart, sai come fanno le messe a punto di go-kart? Su gomma, giù gomme, su gomma, giù gomme, su gomma, giù gomme. Con la gomma da gara tu puoi fare più giri e sicuramente riesci ad arrivare a un limite più alto. Poi fecimo un'altra gara alla fine dell'80, andammo in Australia, e quello che loro là chiamavano il Gran Premio d'Australia, in realtà eravamo solo in 2 con le macchine di Formula 1, io con l'Alfa e Alan Jones con la Williams, che aveva appena vinto il campionato del mondo. Gli altri concorrenti usavano delle Formula 5000 locali, vicino a Melbourne, 40 gradi all'ombra. Ho fatto la gara, avevo l'acqua 115 gradi. E quella fu l'ultima gara della 179 nella configurazione Watkins Glen per intenderci.
facevo i curvoni in quarta, che all'epoca avevo letto, ricordo De Angelis che disse in un'intervista che lui aveva avuto più di una volta dei problemi di annebbiamento della vista in curva. Ecco, io non ho mai avuto problemi del genere, anche ero un ragazzino, poi si faceva la preparazione fisica anche allora, cioè non è che perché adesso dice, ma sai, oggi fanno le preparazioni. Ma anche all'epoca faceva la preparazione per rinforzare i muscoli del collo con questa forza centrifuga, oppure per abbassare il battito cardiaco. Facevo 10 km di corsa a piedi, un giorno sì, un giorno no, e mangiavi determinate cose. Cioè, il pilota è sempre stato un atleta. Poi chiaramente c'era Patrick Depailler che lui fumava le Gauloises senza filtro, che mi dicono i fumatori che sono delle sigarette, sono potentissime. Oppure c'era anche Keke Rosberg, il papà di Nico, che lui è un accanito fumatore. Però se la cavavano bene anche in macchina, perché fumavano e facevano la preparazione fisica allo stesso tempo, hai capito? E così è stata. Di tutte le Formula 1, anzi, di tutte le macchine da corsa, quali sono le preferite? Allora, due sono le macchine nel mio cuore, e sono due. A parte, diciamo, quella del debutto, che la M23, che usai a Monza nel 77, con la quale aveva debuttato Gilles Villeneuve a luglio, il mese prima, nel Gran Premio d'Inghilterra, è stata una macchina eccezionale, la McLaren M23. Dunque, la M23 insieme alla Lotus 72 sono le uniche due macchine nella storia dell'automobilismo da corsa di Formula 1 che sono durate 5 o 6 anni, ovviamente nelle loro varie evoluzioni. Però il progetto base era quello, non è mai più successo, anche perché la Formula 1 è cambiata, tra l'altro con la quale James Hunt aveva vinto il mondiale nel 76, l'anno prima. Dunque, poi comunque in realtà le macchine fondamentali alle quali sono più legato sono due. Una ovviamente è la March 782 BMW, perché pochi lo sanno, ma io disegnai anche dei particolari. Io sono nato come progettista, disegnavo rubinetti dalla mattina alla sera, sono durato 2 mesi, poi sono scappato dalla disperazione. Il mio sogno da ragazzo era di diventare progettista di macchine da corsa e poi sono diventato pilota, no? Però quell'aspetto lì mi ha sempre affascinato e mi affascina ancora oggi. Cioè io l'aspetto sportivo delle corse di Formula 1 non mi interessa, mi interessa la tecnica, la tecnologia. E le macchine sono delle astronavi oggi e mi piacciono tantissimo da quel punto di vista lì. Dal punto di vista sportivo ho tanti dubbi, no, sul fatto che vengano utilizzate oggi. Vabbè. Nella March Formula 2 disegnai alcuni particolari. Robin Erdem nelle sue interviste l'ha detto, è scritto. Tu pensa che in Inghilterra hanno fatto un campionato di Formula 2 di macchine storiche intitolato con il mio nome. Dunque, a detta di chi l'ha usata, la 782 pare che sia stata la migliore macchina mai costruita di Formula 2. Dunque ne vado molto orgoglioso di questa cosa. Poi alla March ne fecero 100 di quelle macchine lì, perché la base loro la usarono per fare sia la Formula 3 che la Formula Atlantic, addirittura montarono anche un motore di Formula 1 su quel telaio lì, dalla 782. Io disegnai ovviamente la disposizione degli strumenti sul cruscotto, la pedaliera fatta in una determinata maniera, gli specchietti retrovisori e parte degli scivoli davanti alle ruote posteriori. Quella macchina batté poi tutti i record, dunque puoi immaginarti la soddisfazione personale, no? Che c'è, voglio dire. Dunque, ecco, sono legato alla 782 per questi motivi. Io ho fatto lo sviluppo di questa macchina dal primo giorno che ha messo le ruote per terra. E poi ovviamente la 179B, quella di Watkins Glen, che ovviamente è una macchina straordinaria. L'unica cosa che mi dispiace è che siccome la guidavo io, so io come andava, gli altri non possono saperlo. Io lo dico spesso perché anche le persone con le quali lavoravo, loro non possono sapere come andava quella macchina lì. Se io avessi avuto quella macchina lì per tutto l'arco del campionato, come l'hanno avuta in tanti, perché bisogna dirlo, ci sono dei piloti che hanno usato macchine di livello altissimo, non dico per una stagione, per delle stagioni. Noi ci siamo arrivati e poi cambiarono i regolamenti. Anno dopo, anche lì, ci siamo arrivati e cambiarono i regolamenti. E poi chiusero i battenti. Alfa Romeo chiuse e boh. Comunque la 179B era una macchina straordinaria. In curva
Sulle curve veloci più entravi forte e più la macchina ci stava. Ovviamente fino a un certo punto, no? Mi ricordo che Brambilla, che l'aveva guidata anche lui, ha avuto delle difficoltà perché lui già dopo l'incidente del 78 a Monza, dove era stato in coma, aveva preso, non so se vi ricordate voi, nell'incidente di Peterson, prese una gomma in testa e rimase in coma per diversi giorni. Poi dicono che non sia più stato quello di prima. Andava sempre comunque forte, però lui diceva che ma lui con la macchina lì andava sui binari, soprattutto sulle curve veloci, che io preferivo, perché come pilota, ecco, io ho sempre preferito le curve veloci e quelle lente. Mi davano più soddisfazione. Adesso spiegare il perché e il per come è La penso difficile. anch'io così. Diciamo che alla base, sai, noi piloti una certa dose di incoscienza ce l'abbiamo, però non sai di averla. Queste macchine con le minigonne, questo effetto solo così, avvicinandosi al limite, erano graduali o erano on-off? Ma il pilota, cosa fa il pilota? Quando guida una macchina, lui trova molto in fretta il limite di questa macchina. E se il limite è più alto, lui va avanti, hai capito? Si adatta. Ma lo senti, no? Lo senti se una macchina ci sta o non ci sta. Cioè io ad esempio sono uno che, anche se sta degli anni senza guidarla, io quando ho guidato la mia, dopo che abbiamo fatto il restauro totale, io come mi sono seduto in macchina è come se tornassi indietro 40 anni. Però so che non è così per tutti, c'è chi fatica di più. Invece di macchine stradali, quali sono le preferite? Se devo sceglierne una, però una è la Miura. Sia dal punto di vista del design, dal punto di vista tecnico invece il motore trasversale, la trasmissione e il cambio inglobati nella fusione del monoblocco del motore. La Miura la metto, se devo sceglierne una. Poi io ho le mie preferite, sai, delle Ferrari la 275 GTB4 con i cerchioni Lega Leggera, non i raggi. Mm-hmm. Poi insomma, cosa vuoi? Poi altre macchine, cioè, quelle già andiamo. Poi andiamo sulle macchine da corsa, parlando di storiche, l'Alfetta, io ho guidato l'Alfetta, la 159, una macchina che ha fatto la storia. Qual è una macchina che avrebbe voluto guidare da corsa, dico, e non è mai riuscito a guidare? Una macchina super competitiva, no, non so, una macchina che di Formula 1 anche, diciamo, anche moderna, è la Lotus 72. La Lotus 72 aveva le sospensioni, non aveva le molle, aveva le barre di torsione, aveva i freni anteriori interni, collegati alle ruote con un semiasse, no? È moderna ancora oggi il concetto, era di alluminio ovviamente la monoscocca. Solo avere pensato una macchina così, io poi tra l'altro ho avuto la fortuna di lavorare un paio di giorni a Fiorano allo sviluppo del motore Alfa Romeo di Formula Indy nel 90. Ho avuto l'onore di lavorare con Maurice Philippe. Maurice Philippe era il braccio destro di Colin Chapman, è quello che ha disegnato la Lotus 72. Al tecnigrafo, perché no? L'ho esaminata, l'ho guardata tante volte come era fatta dal punto di vista tecnico. Era una cosa straordinaria. Poi anche tante altre macchine, per esempio, sono bellissime. A me piacciono anche i motori americani, i V8, a tanti, cioè Asta e Bilancieri, però sono dei motori, li ho guidati anche su dei prototipi, ho guidato più di tanti altri motori 12 cilindri, in Alfa solo 12, dal Boxer, le prime gare nel 79 e poi col V12 80, 81, 82. È un motore eccezionale, il nostro motore era un motore eccezionale, cioè non è che... Giravamo già nel 79 13.000 giri, è un suono stupendo, insomma. Ecco. Questa va in moto? Lei va in moto? Non si può metterla in moto. Però magari capiterà un giorno, quando la accendiamo verrai a... il motore era fantastico. Vieni dietro. Dai. Mettilo in piedi così. Quando saltava via un pezzo così il motore. Vabbè, questo collettore poi. Sì, basta. Acqua, benzina,
olio, serbatoio dell'olio. Qua ci metti l'olio. A Balocco facevamo con questo motore con 1 litro 1,8 km a 13.000 giri. Meno di 2 km con 1 litro di benzina. Distributore Marelli, distributore Lucas dell'iniezione meccanica, 12 cilindri. Mamma mia. Vedi lo specchietto, adesso sarebbero proibiti, sono troppo piccoli. Il vetro è convesso, tu vedevi quel tanto che basta. Certo. Non è mai stato un problema. Adesso nelle gare storiche non potresti usarli. Ah, Devi avere una certa superficie. pensate. Posso? Sì, toglio. Andavate a 300 all'ora qua dentro. E qua, guarda, queste macchine facevano circa i 300 all'ora, non di più. Però ti garantisco che al Port Ricard, venendo giù dal dritto, era il rettilineo più lungo, 1,8 km. E poi c'era il curvone di Signe. Io con la 179 l'ho fatto in pieno, a 200, circa 300 all'ora. Ma dovevi trattenere il fiato e stringere il culo. Sì, ma mica male. Giacomelli? Porca vacca. No? Che cosa sognavi? Di arrivare primo. Con quale macchina? Con quale macchina? Quale macchina? Quale macchina? Con l'Alfa.